Allora, ok, perfetto. Prima vi faccio una piccola presentazione. Allora, io sono uno sviluppatore di videogiochi, mi occupo principalmente del settore di sviluppo, quindi sono proprio un tecnico, un programmatore. E nella mia carriera, che ormai dura da circa 7 anni, ho creato un brand che è chiamato Invader Games, con cui ho sviluppato, chi ovviamente videogioca magari lo conosce, un fan remake di un gioco molto famoso che era Resident Evil 2, si chiamava Resident Evil 2 Reborn, il remake che abbiamo fatto noi, che ci ha fatto più di 2 milioni di views su YouTube e ci ha fatto invitare dalla Capcom stessa, che era la creatrice del videogioco, in Giappone. Ho fatto anche vari speech, sono stato mentor, anche coach in vari eventi pubblici come la Google Dev Fest in Italia, la CodeMotion, la Rome Global Game Jam, che è un evento in cui la gente crea videogiochi in 48 ore in tutto il mondo, fatto in contemporanea, e la Digital Bros Game Academy ancora continua a fare questo. Allora, facciamo una piccola introduzione, magari alcuni di voi non sanno come sono fatti effettivamente i videogiochi. Allora, i videogiochi sono un software multimediale, come un qualsiasi software del computer o un'app dello smartphone, vengono installati o comunque eseguiti sopra un computer, una console o uno smartphone. Per realizzarli solitamente possono essere coinvolte dalle poche persone, partiamo magari da una, perché si può creare anche un gioco in una persona, fino a migliaia di persone. Le produzioni, quelle più grandi, hanno team di 2-3 mila persone e impiegano anche figure molto specializzate. Un videogioco è creato da un insieme di persone che sono programmatori come me, game designer, grafici, 2D, 3D, designer audio, che lavorano in perfetta sinergia. Quindi è l'incontro di tantissime, diciamo, professioni che devono lavorare in sinergia perfetta, uno attaccato all'altra. La realizzazione di un videogioco richiede da pochi mesi a svariati anni. Non è infatti raro che i videogiochi richiedano più di 4-5 anni di sviluppo, soprattutto nei tempi moderni, e questo vale per le case, diciamo, che producono videogiochi grandi, come le case di Hollywood producono i film, anche nei videogiochi concepita una cosa molto simile. È composto da una parte creativa e una artistica, perché il videogioco è composto da due anime. Tutto il videogioco, quando voi videogiocate a qualcosa, vivete un'esperienza. Quell'esperienza è la parte creativa del software, quella pensata dai designer, dagli artisti, anche i programmatori in generale, comunque da chi pensa il gioco, vi fa fruire questa parte artistica. Però poi diventa anche tecnica, quando voi videogiocate, quindi prendete il pad in mano o comunque anche sul telefono quando muovete gli elementi del vostro videogioco, quelle risposte sono un concetto tecnico, un programma che viene realizzato. Sono un prodotto tendenzialmente globale, è molto difficile che ci siano videogiochi tendenti ai mercati piccoli, nel senso solitamente chi produce videogiochi lo fa perché questi vengono distribuiti globalmente e non in un mercato, diciamo, chiuso, anche se ci sono comunque delle eccezioni. Lo sviluppo di un videogioco è diviso in varie fasi, è per questo che prende molto tempo. Abbiamo la fase di concept, la pre-produzione, la produzione e il rilascio. Per spiegarvi perché la cultura è importante, devo fare anche una panoramica sulle fasi di lavorazione. Si parte dal concept. Nel concept sostanzialmente i game designer e i grafici si mettono e disegnano quello che sarà lo stile o comunque la base del gioco. Pensano a un'idea, come il giocatore sarà interessato, cosa dovrà fare il giocatore, che cosa si dovrà ottenere, e si cominciano a fare anche degli studi di base sulla cultura. In base al tipo di messaggio che voglio passare al giocatore ci sarà qualche cultura che mi farà veicolare meglio quel messaggio. Finita questa fase si parte con la pre-produzione, quindi abbiamo bene o male l'idea del gioco, si parte, si stendono i primi documenti e si comincia a creare lo scheletro del videogioco, quello che a tutti gli effetti poi è un prototipo su cui diciamo, i tecnici, chi ci lavora, comincia a sperimentare, lo fa provare magari a una cerchia ristretta di tester interni. In questo momento, finita questa fase, si producono tutti i documenti che definiscono tutto il gioco. Quando vedete un videogioco creato, in realtà dietro c'è tantissimo lavoro. Se mai vi capiterà di vedere qualche documentario su come si sviluppano i videogiochi, solitamente la storia di un videogioco diventano svariati libri. Si scrivono dei libri come se fossero degli scrittori. Tutto il design visuale sono tavole su tavole su tavole, come una galleria artistica.
E il game design e tutti i documenti sono magari una marea di mappe e strutture che fanno vedere l'intero gioco tutto disegnato su carta magari. Alla fine di questa fase gli studi sulla cultura sono completi, quindi se si è deciso di optare per delle culture di riferimento, di veicolare un determinato messaggio all'interno del gioco, in questa fase è completo, non si cambia. Poi c'è la produzione e il rilascio, che sono sostanzialmente la reiterazione di un lavoro finché non si rilascia il progetto. Perché la cultura nei videogiochi è importante? Essendo un prodotto globale, il videogioco può essere giocato potenzialmente da chiunque nel mondo. Quindi sostanzialmente ogni persona potrebbe prendere il videogioco e vivere l'esperienza e capire i riferimenti culturali. Se non si tiene conto delle diverse culture, si rischia di creare un danno di percezione, essere offensivi per i giocatori di differenti paesi e culture. Questo perché comunque il videogioco di base richiede un'interazione da parte del giocatore. Rispetto a un film, a un libro, dove si è un po' uno spettatore più passivo, perché si vede un'esperienza precreata e si viaggia attraverso quell'esperienza, nel videogioco sei il protagonista diretto, è il tuo muovere le cose che fa andare avanti gli eventi, quindi percepisci tutto in maniera più amplificata. Il gioco è permeato da uno o più riferimenti culturali che vengono veicolati al giocatore, che può riconoscere come proprio di altre culture. Questo perché se voi vedete, i videogiochi solitamente si ispirano a varie culture. Un esempio su tutti: molti giochi vengono dall'America, quindi hanno culture ispirate a quelle americane, e nei videogiochi questa cosa, chi anche non è americano le riconosce quei riferimenti, capisce che quei videogiochi vengono da quel tipo di cultura. Come viceversa, altre persone, tipo gli americani stessi, quando giocano a un videogioco ambientato in America, riconoscono addirittura i propri riferimenti culturali, quindi riconoscono ancora meglio il messaggio che viene passato all'interno del gioco. Per rendere chiaro il concetto di quanto influenzi lo sviluppo di un videogioco, si vede un po' male però va bene, ok. I videogiochi addirittura possono cambiare paese per paese. Queste immagini, anche se si vedono un po' male, perché è un po'... ok. Ok, sì, quelle immagini è un personaggio di un videogioco. Questo è un videogioco molto vecchio, anche se l'hanno rifatto, che si chiama Abe, Oddworld Abe Odyssey. Questo è il protagonista del videogioco. Questo videogioco è ambientato in un mondo alieno, quindi diciamo che è tutto inventato, anche se poi dopo parleremo dei riferimenti culturali. Nella versione giapponese del gioco, se si riesce a vedere, il puntatore è il tasto rosso, ok, quello lì. La mano del giocatore nella versione giapponese ha 3 dita, mentre nella versione internazionale ne ha 4, qua c'è il mignolo. Questo perché? Perché in Giappone avere 4 dita è una cosa brutta, è una cosa culturalmente brutta, è offensiva, perché le 4 dita rappresentano una particolare categoria di persone che sono state emarginate tantissimo culturalmente parlando, e le 4 dita rappresentavano la loro inferiorità, in quanto gli animali hanno meno dita degli esseri umani, e quindi veniva rappresentato con queste 4 dita. Per evitare di essere offensivi, i creatori del gioco hanno ridotto il numero di dita a 3 nella versione giapponese, altrimenti avrebbe potuto creare un danno di percezione non voluto, perché l'alieno di design aveva 4 dita, ma non era pensato per offendere una particolare cultura. Questo è un altro gioco, qui si vede più chiaramente, si chiama Wolfenstein. Questo è un videogioco che praticamente racconta di una Germania che ha vinto la seconda guerra mondiale, e che quindi il mondo, un futuro distopico, è dominato dalla Germania nazista. Nella versione internazionale tutti i riferimenti alla Germania e Adolf Hitler, questo è Adolf, vengono mantenuti. Nella versione tedesca viene effettuata una censura, in quanto in Germania c'è il reato di apologia del nazismo, e quindi in tutte le opere, comprese anche quelle multimediali, è vietato fare riferimenti diretti. Quindi dietro c'è il simbolo della svastica, che nella versione internazionale è rimasta, nella versione tedesca è stata sostituita con un altro simbolo, e Adolf non si chiama Adolf, non ha i baffetti, non è lui, è un altro dittatore immaginario. Questo perché viene ritenuto offensivo, anche se poi c'è un dibattito molto, diciamo, esteso su quanto sia brutto anche censurare queste cose, perché è una forma di censura in parte. Alla fine questa è storia, è una cosa che c'è stata, negarla, diciamo, non la fa sparire. Però diciamo che le case di produzione si adattano a queste regole. Allora, all'inizio abbiamo detto videogiochi, la finestra sul mondo. Che cos'è? Perché i videogiochi sono una finestra sul mondo?
Grazie ai videogiochi è possibile veicolare culture differenti in tutto il mondo. Se io sono italiano e videogioco un gioco che ha la cultura di riferimento americana, io posso vedere, imparare e comprendere dei riferimenti culturali che non sono miei. Magari non essendo stato nemmeno in America. Abbattono i confini fisici, permettendo a chiunque di vivere e vedere realtà differenti dalla propria. Soprattutto con la tecnologia ai livelli di adesso, i videogiochi sono sempre più tendenti al realismo. Videogiochi che per esempio mostrano paesaggi del nord Europa sono talmente fedeli ai paesaggi reali che ti permettono di avere una cartolina interattiva di quello che è il paesaggio, il mondo, la cultura dove stai andando, diciamo che stai vedendo all'interno del gioco. Questa cosa vale per tutti i tipi di videogiochi in tutto il mondo. Permettono di conoscere anche culture scomparse e di epoche passate grazie alla ricostruzione storica. Questo è un tema che c'è sempre stato e io apprezzo tantissimo, a me piacciono tantissimo questi giochi, che sostanzialmente ricostruiscono mondi di epoche passate, magari l'impero romano, oppure la Francia della rivoluzione francese, oppure l'antica Grecia, l'Egitto. Tutte queste cose noi non le possiamo vivere. Noi non le possiamo vivere queste cose qui, non le possiamo più vedere, le conosciamo coi libri di storia, ma vediamo delle immagini, dei dipinti, dei quadri che sono comunque una rappresentazione passata che è arrivata a noi con le tecniche dell'epoca. La ricostruzione digitale invece ci permette di immergerci in maniera completa e grazie poi a un lavoro che è quello di chi fa il design di tutti i giochi, di vivere anche l'esperienza, perché se giochi un videogioco dove sei in Egitto e sei effettivamente una persona di quella cultura, vivrai anche come protagonista quella cultura, verrà indirizzato all'interno della cultura stessa. Anche se i videogiochi mostrano i mondi e ambienti inventati, veicolano comunque tantissimi elementi di culture sparse in tutto il mondo. Il primo esempio che vi ho fatto vedere, quello di Abe dell'alieno, quello è un mondo inventato, però quel gioco si basa su una parodia del nostro mondo che fu fatta all'epoca, perché ogni personaggio, ogni riferimento di quel mondo rappresentava un qualcosa che era della nostra realtà. Nel caso specifico il protagonista del videogioco era uno schiavo o comunque un lavoratore di una fabbrica, perché il gioco parodizzava il nostro mondo capitalista in cui i potenti con le fabbriche sfruttano i poveri lavoratori che pensano di stare bene ma in realtà sono sfruttati. Quindi il riferimento alle culture reali ci stanno, però il mondo è totalmente inventato. Vi faccio alcuni esempi di come questa cosa influenzi tantissimo e sia presente oggi più che mai. Questo è un videogioco, si chiama Assassin's Creed, io ho preso la versione, questo è Assassin's Creed Unity. Questo qui è ambientato in Francia durante la rivoluzione francese. Voi sapete che recentemente è andato a fuoco Notre Dame e sostanzialmente gli storici e anche i costruttori hanno deciso di prendere come riferimento la cattedrale fatta all'interno del videogioco, poiché era la ricostruzione storica più accurata e più vicina a quella originale. Anche a livello estetico, essendo in grafica diciamo in alta definizione, dà la possibilità agli architetti di ricostruire le parti della cattedrale basandosi su quella che era costruita nel gioco, e oltretutto quella all'interno del gioco era anche più fedele a quella che era originale durante la rivoluzione, prima delle varie ricostruzioni che sono avvenute. Quindi vedete come sembra una cosa molto, diciamo, uno non pensa che può succedere, però in realtà succede, questa cosa è costante, soltanto che non te ne accorgi perché è passiva, si vede di contorno. Questo è un altro gioco, una serie di giochi che si chiama Grand Theft Auto, questo qui lo conoscono tantissimi anche perché ne parlano molte volte in televisione per la violenza, ma in realtà questo gioco è volutamente violento perché rappresenta la caricatura del mondo americano, il sogno americano che non è mai esistito, in questo videogioco te lo sbattono in faccia e ti fanno vedere come quella cultura sia bellissima da fuori e te la presentino come una delle culture più avanzate del mondo, uno dei paesi più avanzati del mondo, e poi in realtà quando la gente va dentro in modo esterno, perché qua ci sono protagonisti sia americani ma anche immigrati in America, quello di Grand Theft Auto 4 era un immigrato dell'est Europa che andava in America, ti fanno vedere come in realtà questo sogno non esista più neanche per gli americani stessi e quindi puoi vedere la loro cultura. Ovviamente un americano intuisce più i riferimenti culturali, ma anche un estero, una persona estera, un italiano può capirli questi riferimenti. Questo è un altro gioco un po' più vecchiotto, si chiama Green Fandango.
Questo è un videogioco particolarmente artistico, io poi lo consiglio a tutti, ormai sta anche sui cellulari, e sostanzialmente è creato con questi personaggi che sono degli scheletri. Sono sostanzialmente degli scheletri, si basa su una cultura, la cultura messicana delle calaveras, infatti il protagonista si chiama Manuel Calavera, quello che sta adesso pulendo il pavimento della nave, perché le calaveras sono le statuette messicane dei morti. Quando una persona muore gli viene creata questa statuetta che è il suo scheletro, la sua calaveras, e sostanzialmente è una ripresa del mondo dell'America, anche questa, che fa vedere come anche nell'aldilà, perché i messicani credono che ci siano diversi aldilà prima di arrivare al paradiso, questo sarebbe l'ottavo aldilà, tipo il purgatorio. In realtà il mondo, la gente non volendo arrivare al paradiso perché si stanca di quel viaggio, la gente non ci crede al paradiso, anche lì dentro credono che non esista, va a costruire quello che era il mondo di quando erano vivi anche da morti, con gli stessi identici problemi: corruzione, disorganizzazione, il ceto povero, il ceto medio, il ceto ricco, e tu lo vedi attraverso gli occhi di chi non può morire, cioè di chi è condannato a vedere quella cosa per l'eternità. Quindi ti fa anche, diciamo, riflettere. Un altro riferimento, questo molto più recente, si chiama Detroit Become Human. È un videogioco sviluppato dalla Quantic Dreams per PS4. Questo gioco è attualissimo perché racconta di un futuro dove sostanzialmente, questo è ambientato mi sembra nel 2050, dove sostanzialmente ci sono gli androidi. Gli androidi che effettivamente hanno tutto l'aspetto, le caratteristiche e la testa di un essere umano. Possono effettivamente sostituirlo, se non fosse per un segno di riconoscimento che hanno sulla testa non capiresti che sono androidi. E parla di quello che tutti pensano possa succedere, cioè quando gli androidi cominceranno a prendere coscienza di loro stessi e a dire: ma io non sono una macchina, sono vivo. E questo è un problema molto presente, fa vedere un possibile scenario o una possibile conseguenza, ma oltretutto fa vedere anche come si pensa che alla fine, essendo una macchina, tu dici ok, un androide non è un essere umano, però nel videogioco vengono rappresentati come esseri umani. Perché? Perché uno dei riferimenti culturali che è stato preso è stato degli studi psicologici che hanno mostrato che se una persona, un essere umano, interagisce con una macchina a livello di un androide, quindi senziente, che ragiona, che parla, e questo non ha aspetto umano, si trova in disagio. Quindi il non voler essere in disagio è stato portato facendo degli androidi a sembianze umane, ma questo ha portato il problema che non si riesce più a differenziare quali sono gli androidi e gli esseri umani, quindi c'è questa fusione. E questo è anche uno dei paradossi che viene raccontato all'interno del gioco. Allora, bene o male per lo spiccio ho finito, comunque questa era la struttura generale. Poi mi aspetto molte domande perché spero che siate molto curiosi su questo argomento, perché c'è un mondo dietro. Nelle slide non ho potuto mettere tutto anche perché non sapevo quanto tempo potevo parlare, quindi forse sono andato pure sono andato pure troppo veloce forse. E sostanzialmente pensate sempre una cosa: quando videogiocare non è solo intrattenimento, ma è anche vivere la cultura. Ogni volta che videogiocate fateci sempre più caso, io cerco di trasmetterlo sempre alle persone che giocano. Io da chi ci lavora dietro lo capisco perché ho studiato il perché è fatto così. Però quando videogiocate ci sono tantissimi concetti, tantissime cose che potete assimilare e tantissime cose che potete imparare, che potete fare vostre, e approfittatene perché è una cosa che non ha un confine. Non avete confini, ogni videogioco vi può trasmettere qualcosa. Poi ovviamente ci sono giochi e giochi, ci sono eccezioni pure, però vi danno un incremento al vostro bagaglio culturale, perché vi possono sostanzialmente passare anche informazioni che vi torneranno utili anche magari andando nei paesi dove si tratta quella cultura. A me è successo quando ho fatto Resident Evil 2, il remake amatoriale. Noi avevamo studiato il perché era stato fatto in quel modo il gioco e avevamo visto tutto lo studio del perché loro avevano creato la città del gioco basandosi su Tokyo, non sull'America. Era una città americana ma pensata come fosse una città giapponese, tutto lo studio dell'architettura e tutto il resto. Quando sono andato in Giappone, nella loro sede, ho trovato tantissimi riferimenti che avevo studiato del videogioco nella cultura stessa e mi trovavo, diciamo, meno spaesato perché le vedevo quelle cose. Ovviamente non vi possono istruire su tutta la cultura, però vi possono dare un assaggio e vi possono spingere, la cosa più bella, ad approfondire poi lo studio su quella cultura. Molta gente gioca ai videogiochi giapponesi
perché gli piace quella cultura, poi diventano, diciamo, fan del Giappone, però diciamo, questa cosa è possibile con tutti i videogiochi. Io addirittura ho un amico che ha, il mio collega, il game designer, che ha un'amica che ha fatto la storica, cioè che lei è laureata in storia, fa la storica, perché gli piacevano i videogiochi di tipo storico e vedendo tutti i videogiochi, le varie ambientazioni, lo studio dell'antichità, si è appassionata talmente tanto da trasformarlo nella sua carriera e nel suo percorso di studi. Quindi, diciamo, influenza particolarmente. Grazie.